La playlist è la finestra di arrangiamento di FL Studio. In alto trovi tutti i simboletti un po' come sul piano roll, quindi la matita per stendere i blocchi, il pennello per stendere in modo più veloce, il simboletto del cancellare, quindi il cancelletto, poi per mettere in muto, insomma tutti i simboletti che trovavi anche già sul piano roll, il taglierino per tagliare. Questo simboletto qui invece slip è molto utile perché permette di spostare verso sinistra, quindi andare a far scomparire la parte, quindi la traccia in questo caso sonora. Poi selettore, zoom, playback e quindi un play poi in automatico, quindi puoi fare il play sia da qui oltre che il play standard di FL. Sul ferro di cavallo, quindi come sul piano roll, appunto questo è lo snap, quindi per impostare la griglia, in questo caso è impostata sul line e quindi come puoi vedere hai i classici 16 step, cioè ogni rettangolino corrisponde a uno step qui sul channel rack, quindi da barra 1 fino a barra 2, quindi l'intera barra corrisponde a 16 rettangolini, quindi 16 step appunto. Dopodiché se vuoi cambiare appunto il tempo, nel caso magari lavori con un terzinato e metti un terzo bit, ecco che la griglia adesso non la vedrai più con i 16 quadratini ma con 3, 6, 9, 12 quadratini. Questo appunto per mettere in terzinato, come in questo caso questo sample, quindi si può mettere sul terzo e quindi ottenere appunto un tempo terzinato. Quindi ecco l'importanza di questo simboletto a ferro di cavallo. Qui c'hai le classiche poi options come sul piano roll, quindi edit per cancellare, copiare, duplicare eccetera eccetera, tool, su tool invece trovi tipo il quantize per magari hai registrato e quindi vuoi quantizzare, oppure vuoi rendere in wave qualsiasi traccia presente sulla playlist, quindi a mo' di piano, quindi queste 5 note le vuoi rendere wave. Consolidate playlist selection, decidi se da song start o tutta la parte che hai appunto selettato eccetera. Poi su view tutte le possibilità per vedere la playlist in un modo piuttosto che in un altro, insomma poi tutte queste voci qui nulla di particolare. Quello che interessa sapere è che comunque sulla playlist hai le tracce, quindi dove vai a stendere le tue appunto parti, quindi in questo caso questo è un file sonoro, potresti stendere anche i pattern, quindi magari le note sul piano roll, quindi scrivi delle note al piano roll e quindi le puoi stendere allo stesso modo sulla playlist. E poi le automation, quindi di fatto la playlist contiene tre tipologie di materiale, ovvero i pattern che puoi vedere con questo simboletto qui, quindi quando clicchi qui vedi tutti i pattern che hai creato, poi appunto i wave, quindi in questo caso il sample indicato come VEC1 sounds, e poi le automation, quindi quando clicchi qui ti fa vedere tutta la lista delle automation, quindi in questo caso è un volume, quindi un'automation di volume applicata su questo suono, tasto destro create automation clip, che poi vedrai più avanti durante questo video corso. Quindi la playlist, appunto le tracce corrispondono alle varie aree dove vai a stendere le tue parti. Qui sulla sinistra c'è i pattern, quindi sample e automation, in alto tutti i simboletti per poter scrivere appunto e quindi per poter gestire tutto il materiale della playlist. E poi un altro pannello importante è questo pannello che vedi qui, quindi col tasto più puoi aggiungere in automatico un VST, quindi FPC, lui ti carica in questo caso l'FPC già su una traccia e te la anche già colora, mentre qui sulla destra puoi gestire altre cose del tipo, se clicchi su questo simbolo puoi accedere a questi controlli, quindi il fade out piuttosto che il fade in, mentre se questo lo spegni, come vedi i puntini non li vedi più. Invece in questo caso basta attivare per poter gestire il volume, quindi il fade out, il fade in eccetera. Poi c'è questo simboletto qui, altrettanto importante sarebbe lo stretching, quindi se vuoi allungare, quindi strecciare, quindi rallentare il suono oppure accelerarlo, quindi due pulsanti molto utili. Questo qui riguarda le automation, quindi quando scrivi le automation, se scrivi slide col tasto destro puoi fare punto punto, se metti step invece lui ti fa un'automation, basta tenere premuto e ti fa i punti step by step, quindi ogni rettangolino ti fa appunto ti dà il punto di riferimento. Poi c'è questo simboletto qui che invece è più come dire, una proprietà visiva, nel senso che i pattern come li vuoi vedere col colore del pattern, quindi in questo caso grigio, col colore del canale, il canale FL Keys, quindi in blé, oppure vuoi vedere i pattern a mo' di note, quindi le note standard
in verde, quindi in realtà è solo una proprietà visiva, nulla di particolare. Quindi queste le caratteristiche della playlist. Per concludere, un altro aspetto importante della playlist è quello che qui leggi come arrangiamento. In realtà tu puoi fare anche più finestre di arrangiamento, del tipo magari questa è la bella copia, vuoi fare delle prove, basta fare clone, quindi si crea una seconda finestra di arrangiamento e su questa seconda finestra puoi cambiare delle cose, in modo che la prima resta naturale, quindi originale, la seconda puoi fare appunto un arrangiamento diverso. Però bisogna stare attenti in questo caso, del tipo che è chiaro che se qui cambi delle note, queste note poi cambieranno anche sulla finestra 1, come si può notare anche sulla 1 vengono modificate.